Buongiorno signore, allora in questo video andremo a spiegare un po' come funziona il trading online, cos'è il Forex, pips, lotti, leva finanziaria, commissioni, spread, swap, tipi di ordine, piattaforme, eccetera, eccetera, basi di gestione del rischio, tipo rapporto rischio-rendimento, win rate, le basi, l'ABC del trading. Quindi questo non è un video che necessariamente serve a tutti, serve soprattutto a chi magari tra di voi non conosce neanche le basi o chi si vuole fare una piccola rinfrescata delle basi. E appunto nel caso dovesse esserci qualcuno appunto a questo livello, insomma ancora l'ABC tra di voi, questo è un video per voi fondamentalmente, se no potete tranquillamente passare ai prossimi video. Parliamo di come funziona il trading online. Allora, abbiamo parlato di mercati finanziari, giusto? Noi sappiamo che abbiamo deciso di per questo corso quantomeno andare a tradare sul mercato del Forex e dei CFD, e abbiamo questi due mercati che poi andremo a conoscere molto bene a livello diciamo soprattutto poi per i singoli asset di Forex e di CFD andremo a conoscere bene a livello fondamentale cosa sono, come funzionano, e quindi nel trading online su Forex e CFD noi andremo a utilizzare questi asset finanziari sostanzialmente per speculare dalle variazioni di prezzo. Quindi fondamentalmente compreremo e venderemo ai momenti giusti e ai prezzi giusti questi contratti per differenza. CFD, ricordo, vuol dire Contract for Difference. Quindi ci guadagneremo la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo vendita, o tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto. Quindi speculiamo dalle variazioni di prezzo. Ok? Perché abbiamo scelto per esempio il mercato del Forex? Ogni mercato ovviamente sapete che ha i suoi vantaggi e i suoi vantaggi. Se noi prendiamo il Forex avrà dei suoi vantaggi tradare nel mercato del Forex a livello proprio di movimenti di prezzo. Se traderemo sugli indici, magari saranno indici di borsa che tendenzialmente sono molto direzionali, hanno nel lungo termine una direzionalità rialzista, o ci sono altri strumenti invece che sono più ciclici e stagionali come le commodities. Ok, quindi ci sono diversi strumenti, poi andremo a conoscerli bene, però di fatto sono tutti strumenti finanziari in cui il prezzo varia, ok? E proprio per questo noi possiamo guadagnare costantemente dalle variazioni del prezzo, possiamo anche perderci dalle variazioni del prezzo, quindi bisognerà stare attenti e fondamentalmente quello che dobbiamo cercare di fare sarà costruirci un vantaggio statistico sul mercato, quindi fare in modo che le volte che guadagniamo sono di più di quelle in cui perdiamo, o che comunque la quantità di soldi che guadagniamo è meno della quantità di soldi che perdiamo. Partiamo dal presupposto che perdere è assolutamente normale e fa parte di ogni strategia. Quindi per costruirci un vantaggio statistico sul mercato non vuol dire che vinceremo il 100% delle volte, ma vuol dire che dovremmo studiarci una strategia e elaborare una strategia, quindi il nostro compito è elaborare e applicare una strategia profittevole, ok? Che sul lungo termine sia profittevole, medio-lungo termine. Nel breve termine ci interessa poco, ok? Come abbiamo già visto sui primi video, non ci interessa guadagnare nel breve, ci interessa costruirci una strategia che sia consistente, costante e che generi profitti in modo costante sui mercati, ok? Con i suoi alti e bassi, perché ovviamente ogni strategia poi ha i suoi alti e i bassi, ogni trader ha i suoi alti e i bassi, quindi ci saranno periodi di perdita, periodi interi di perdita, ok? Di fatto, come funziona il trading? Fondamentalmente compriamo e vendiamo, abbiamo detto, no? Quindi se vogliamo, per esempio, facciamo finta di essere un commerciante di macchine, ok? E vogliamo comprare una macchina per poi rivenderla, siamo un concessionario. Preferiremo, per esempio, comprare una macchina a 100.000 euro o comprare la stessa macchina da un altro venditore che ce la vende a 150.000 euro.
Beh, preferiremo tendenzialmente, se non siamo scemi, comprarla a 100.000 euro, giusto? Così poi quando la vendiamo possiamo avere un margine di guadagno più alto e magari riuscire a venderla davvero a 150.000 euro e incassare i 50.000, perfetto. Anzi, se siamo bravi cercheremo di spillarci anche un prezzo più basso, ok? Essere pazienti, non dire subito di sì e magari riuscire a spillare un prezzo più basso, quindi magari riuscire a comprare a 90.000 in modo che poi riusciamo a vendere a un prezzo alto e fare un margine ancora più come dire, ancora più grande, ok? Quindi il nostro lavoro è quello di essere dei bravi commercianti, fondamentalmente. Comprare a prezzi scontati, ok? Quindi l'obiettivo sarà comprare a prezzi scontati e vendere a prezzi premium, ok? Quindi comprare a prezzi discount, ok? Come andare al discount proprio, e vendere a prezzi premium, quindi prezzi alti. Esattamente come farebbe un commerciante, quello dobbiamo pensare di fare noi con il trading online, ok? Solo che non lo faremo con macchine, lo faremo con degli strumenti finanziari, ok? Dei contratti, dei pezzi di carta, neanche dei contratti digitali in realtà, che hanno un prezzo e quindi se noi ci aspettiamo che il prezzo salga, perché abbiamo detto che i prezzi variano, quindi se ci aspettiamo che il prezzo salga, noi andremo a comprare. Se ci aspettiamo invece che il prezzo scenda, noi andremo a vendere allo scoperto. Cosa vuol dire vendere allo scoperto? Vendere un contratto che non ho, perché se tu vuoi vendere devi avercelo prima, ok? Quindi vendere sarà vendere allo scoperto, quindi vendere allo scoperto, che in inglese si dice to short, noi lo italianizziamo, quindi shortare, ok? O andare short, ok? Qui invece potremo comprare o andare long, ok? Quindi se noi compriamo un asset perché ci aspettiamo che il prezzo salga, lo vorremmo comprare a un prezzo basso e poi rivenderlo quando il prezzo è alto, giusto? Quindi comunque l'entrata è un contratto dove si compra il contratto, ok? È un'operazione dove si compra il contratto e qua invece si vende il contratto, ok? Quindi compriamo il contratto e lo vendiamo per incassare la differenza. Quindi lo compriamo e vendiamo. Mettiamo che compriamo questo contratto a 100, lo vendiamo che il prezzo è arrivato a 105, abbiamo guadagnato più 5 euro. In questo caso facciamo finta che siano euro, ok? Però potrebbe anche essere che il prezzo da qui decide di scendere, ok? E quindi magari ad arrivare a 98, ok? In questo caso la differenza tra il prezzo a cui l'abbiamo acquistato e il prezzo a cui adesso lo vendiamo sarà di meno 2. Quindi in questo caso avremmo incassato comunque una differenza che però in questo caso è una perdita, ok? Quindi abbiamo pagato 100 euro per questo contratto, il prezzo è sceso, lo rivendiamo, abbiamo perso 2 euro a livello di proprio valore del contratto, no? Quindi il nostro obiettivo è comprare con il vantaggio statistico più alto possibile, che da lì il prezzo si alzi, ok, fondamentalmente. Non possiamo avere la certezza di questo, quindi potrà essere assolutamente possibile che perderemo, infatti perdere è normale, però dobbiamo cercare di contenerle queste perdite, ok? E fare sì che siano sempre inferiori ai profitti, ok? Sia in termini di quantità che tendenzialmente in termini di frequenza. Vendere allo scoperto, fondamentalmente cosa vuol dire? Vendere un contratto che io non ho, perché come abbiamo visto qui lo compro, non ce l'ho e quindi lo compro, qui invece lo vendo, parto vendendolo, però non ce l'ho in mano, quindi si dice vendere allo scoperto perché vuol dire vendere qualcosa che io non ho e che prometto di comprare poi quando esco dal mercato, insomma. E quindi io venderò prima allo scoperto per vendere poi, per comprare poi, quindi compro. Quindi vendo prima allo scoperto, senza avercelo, con la promessa di ricomprarlo a fine contratto, a fine operazione, ok? Quindi se vendiamo, il nostro obiettivo è che il prezzo scenda, quindi se il nostro prezzo di entrata è 100, vogliamo che magari il prezzo finale sia di 95, quindi ci aspettiamo che il prezzo possa arrivare statisticamente, in base alla nostra analisi, che il prezzo possa scendere, e allora andremo a incassare
un guadagno di più 5 in questo caso. Però se noi vendiamo e il prezzo alla fine decide di salire, il mercato fa salire il prezzo, quindi magari arriva a 102, in questo caso io avrò perso 2 euro, ok? Quindi a questo punto il prezzo si sale e io ricompro, ok? Ho venduto, quindi ricompro qui e incasso una perdita di 2 euro, ok? Perché l'ho venduto a 100 e l'ho ricomprato a 102 e quindi ovviamente mi sono incassato una piccola perdita. Anche qui l'obiettivo, come al solito, è quello di fare sì che questa perdita sia sempre inferiore al profitto, ok? E questo come lo facciamo? Lo facciamo tramite la costruzione di una strategia, ok? Come abbiamo detto. Quindi il nostro obiettivo è costruirci una strategia che sia profittevole, ok? E che ci dia un vantaggio statistico sul mercato. E questo come si fa? Tramite l'analisi, ok? Quindi gli step fondamentali saranno due, saranno analisi e esecuzione. Sono due momenti ben distinti del trading, ok? Dove noi prima facciamo un'analisi che può essere un'analisi di tipo tecnico o fondamentale, quindi o guardando i prezzi barra i volumi, o guardando la fondamentale, quindi l'analisi fondamentale fondamentalmente, scusate il gioco di parole, è l'analisi dei dati macroeconomici, per esempio, no? Quindi analisi degli aspetti finanziari ed economici di un asset, ok? Quindi analisi economica barra finanziaria barra macroeconomica. Quindi questo è il tipo di analisi, i due tipi di analisi che ci possono essere, e poi ovviamente c'è l'esecuzione, ok? Quindi prima arriva la parte di analisi e poi arriva la parte di esecuzione. Quindi prima con l'analisi decideremo, grazie alla nostra analisi di tipo tecnico e di tipo fondamentale, quali asset sarà meglio comprare o quali sarà meglio vendere. E aspetteremo che se non c'è niente da comprare o da vendere, potremo tranquillamente aspettare, ok, che il prezzo o che la fondamentale ci diano, insomma, che si verifichi una situazione che ci dia un vantaggio statistico, altrimenti possiamo anche aspettare. Cosa importante che mi sono dimenticato di dire all'inizio: comprare a prezzi scontati, vendere a prezzi premium, o aspettare se i prezzi non sono convenienti. Quindi il lavoro di un trader in realtà molto spesso è proprio quello di aspettare, anzi essere capaci di aspettare e non farsi prendere dalla foga di voler comprare e vendere a tutti i costi è una skill che dovrete assolutamente cominciare a imparare se volete, diciamo, essere dei trader seri e profittevoli. Quindi questa è l'analisi. Poi dopo l'analisi, una volta che abbiamo deciso che si sta verificando una situazione a livello tecnico fondamentale che ci dà un vantaggio statistico sul mercato e che rispetta la nostra strategia, ok, che andremo a costruirci proprio con questo percorso. In questo percorso vedremo le basi, poi la strategia la vedremo durante le live e la applicheremo in live tutti i giorni, quindi ovviamente è molto importante che guardiate bene le live. Dopo l'analisi avviene l'esecuzione, quindi ho analizzato, mi sono creato il mio setup operativo, perfetto, posso eseguire il mio trade e decidere di comprare e vendere stabilendo già quali sono i miei target, ok? Quindi durante la fase di esecuzione, o meglio durante la fase di analisi, mi preparerò l'esecuzione, fondamentalmente. Mi preparerò l'esecuzione e sceglierò a che prezzo comprare o a che prezzo vendere e poi a che prezzo uscire. Quindi a che prezzo entrare e a che prezzo uscire. Quindi se poi entro comprando, esco vendendo, o se esco vendendo o se entro, scusate, vendendo allo scoperto, esco dal mercato comprando. E questo è un po', diciamo, come funziona proprio l'ABC, ok? Quindi come funziona proprio il trading, ok?